Ciao a tutti e benvenuti a una nuova e ricca puntata di Simply Italian Podcast. Io sono Marco. Ciao, e io sono Giulia. Come state oggi? Spero che siate comodi, perché oggi abbiamo un episodio speciale per voi. Oggi parliamo di un tema fondamentale: presentarsi. Non solo dire il proprio nome, ma raccontare chi siamo veramente. È vero! Presentarsi è come aprire una piccola finestra sulla nostra vita, ma a volte in una lingua straniera ci sentiamo bloccati. Giulia, se dovesti presentarti a una persona che non conosci per niente, cosa diresti per iniziare? Beh, direi sicuramente il mio nome e da dove vengo, ma poi passerei subito alle mie passioni. Facciamo un esempio. Fai finta che io sia un nuovo collega di lavoro. Ok, ci provo. Ciao, sono Giulia, vengo da Roma, amo molto la musica jazz e non posso vivere senza il mare. Molto bello! È un modo perfetto per rompere il ghiaccio. Io invece, la verità, sono più timido all'inizio. Dai Marco, non è vero, tu parli con tutti. Cosa vuoi dire con timido? Nel senso che prima, quando ero più giovane, usavo sempre le stesse frasi standard dei libri. Quali frasi usavi? Le presentazioni classiche? Sì, dicevo solo piacere, sono Marco, ho 30 anni e sono un insegnante. Abito a Milano. Ah, capisco, è la presentazione tipica della scuola. È molto corretta, ma forse un po' noiosa, no? Esatto, adesso preferisco dire qualcosa di più personale. Dico sono Marco, sono una persona molto curiosa. Ecco, questo è molto più interessante. E poi cosa aggiungi per continuare la conversazione? Dico, mi piace scoprire nuove culture attraverso il cibo, anche se cucino malissimo. Hai ragione, la tua pizza bruciata della settimana scorsa era terribile, ma almeno sei simpatico. Grazie mille. Torniamo alle presentazioni. Secondo te, quali sono le informazioni più importanti per il livello B1? Direi l'origine, il lavoro o lo studio e soprattutto i motivi per cui facciamo le cose, il perché. È vero, ad esempio non basta dire studio l'italiano. La conversazione finisce lì. Esatto, è più bello dire studio l'italiano perché adoro l'opera e voglio capire i testi. Usare parole come perché o quindi rende il discorso più naturale. Aiuta l'ascoltatore a capire la nostra vita. Parliamo di lavoro adesso. Molte persone trovano difficile spiegare il proprio lavoro in italiano. È vero. Tu come spieghi quello che fai ogni giorno senza usare parole troppo difficili? Io dico, lavoro nel marketing. In pratica, aiuto le aziende a vendere i loro prodotti online. Molto chiaro. Se usi la frase in pratica, semplifichi molto il concetto. E tu, Marco, come spieghi il tuo lavoro a qualcuno che non ti conosce? Io dico, insegno l'italiano agli stranieri. Il mio obiettivo è farli parlare senza paura. Bellissimo. Spiegare l'obiettivo del lavoro è molto meglio che dire solo il titolo della professione. E per quanto riguarda il passato, spesso quando ci presentiamo parliamo di dove vivevamo prima. Certamente, è un ottimo momento per usare il tempo passato. Possiamo dire, prima abitavo in una piccola città. Ma ora mi sono trasferito a Roma per lavoro. Questa è una frase molto comune e utile. Io dico spesso, prima lavoravo in un ufficio molto stressante, ma adesso ho deciso di cambiare vita. Questa è una frase bellissima, mostra un cambiamento positivo e spiega un po' il tuo carattere. La verità è che presentarsi è un po' come raccontare una piccola storia, la nostra storia personale. Giulia, parliamo un po' di sogni. Se dovessi presentare la Giulia del futuro, cosa diresti? Oh, che bella domanda! Direi, sono Giulia, vivo vicino alla spiaggia e viaggio il mondo scrivendo libri. Un sogno meraviglioso. Usare il condizionale, come mi piacerebbe, è perfetto per i progetti. E tu, Marco, come sarà la tua presentazione tra 5 anni? Cosa cambierà? Mi piacerebbe poter dire sono Marco e finalmente ho imparato a suonare bene il pianoforte. Sarebbe fantastico. Sono sicura che ci riuscirai, piano piano, con la pratica quotidiana. Senti Giulia, c'è un'altra cosa molto importante in Italia quando ci si presenta, la cultura e il linguaggio del corpo. Ah sì, questo è un argomento fantastico.
In Italia usiamo molto le mani e il corpo per comunicare. Per esempio, quando conosciamo una persona per la prima volta, di solito le stringiamo la mano. Esatto, una bella stretta di mano, decisa ma non troppo forte, e si guarda l'altra persona negli occhi. Ma cosa succede quando conosciamo qualcuno in un contesto più informale, per esempio alla festa di un amico? In quel caso spesso diamo 2 baci sulle guance, anche se non ci conosciamo benissimo. Attenzione però, in Italia si dà prima il bacio sulla guancia sinistra e poi sulla destra. È vero, molti stranieri fanno il contrario e ci sono sempre dei momenti molto divertenti e imbarazzanti. Non fa niente, è normale confondersi. L'importante è sorridere. Un sorriso risolve ogni problema. C'è anche la grande questione del tu e del lei, formale e informale. Molti studenti hanno paura di sbagliare. È una paura comune. La regola generale è: se la persona è più grande di te, usa il lei. Se sei in un ufficio pubblico, in banca o in un negozio, si usa sempre il lei per rispetto. Ma se sono in palestra o in un bar tra giovani? Lì puoi usare il tu, tranquillamente. E se non sei sicuro, puoi chiedere: possiamo darci del tu? Possiamo darci del tu. Questa è una frase magica, risolve subito ogni dubbio e crea simpatia. A volte i nostri amici che ci ascoltano si sentono stressati, hanno paura di fare errori quando parlano. Lo so, la capisco bene questa paura, ma ricordate, non importa se la grammatica non è perfetta al 100%. L'importante è comunicare. Gli italiani amano quando uno straniero prova a parlare la nostra lingua. E se qualcuno parla troppo veloce e noi non capiamo la sua presentazione, cosa possiamo fare? Non dobbiamo avere paura di fermare la persona. Possiamo dire: scusa, puoi ripetere più lentamente? Oppure possiamo dire: cosa vuoi dire? Non conosco questa parola, è assolutamente normale. Semplificare non significa parlare male, significa farsi capire bene e mantenere la conversazione viva. Assolutamente. E un'altra cosa, una presentazione non è un monologo, è un dialogo. Esatto. Dopo aver parlato un po' di noi, dobbiamo fare domande all'altra persona. Per esempio, e tu di cosa ti occupi? Oppure, da quanto tempo vivi in questa città? Così la conversazione continua naturalmente e non ci sono quei lunghi silenzi imbarazzanti. Facciamo un riassunto per chi ci ascolta. Per una buona presentazione livello B1 servono alcune cose chiave. Primo, nome, origine e lavoro, spiegati in modo semplice, usate in pratica per aiutare la spiegazione. Secondo, parlate delle vostre passioni e dei vostri sogni. Usate il condizionale mi piacerebbe. Terzo, ricordate i connettori logici, usate perché, quindi e anche se per unire i vostri pensieri. E quarto, non dimenticate il linguaggio del corpo, i sorrisi e le differenze tra tu e lei. Ora tocca a voi, provate subito. Pensate a 3 frasi su di voi e ditele ad alta voce. Non abbiate paura di sembrare strani se parlate da soli in macchina o in casa, è un ottimo allenamento. Ripetete con noi queste basi. Piacere di conoscerti. Mi chiamo. Nella vita mi occupo di... In pratica faccio questo. Nel tempo libero amo molto. Ma non mi piace per niente. Prima abitavo a... Ma ora vivo qui perché... Bravissimi, siete sulla strada giusta. Ogni volta che parlate fate un passo avanti. Siamo arrivati alla fine di questo lungo episodio. Speriamo che questi consigli vi siano molto utili. Grazie per aver passato tutto questo tempo con noi. Continuate a praticare l'italiano ogni giorno. Siete capaci di fare grandi cose. Ci vediamo nella prossima puntata di Simply Italian Podcast. Un abbraccio a tutti e piacere di avervi conosciuti un po' di più. Ciao a tutti, a presto!